Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Fra qualche secondo ti spiego come bloccare una volta per tutte le telefonate spam, le telefonate fastidiose, indesiderate che ricevi sulla tua utenza telefonica, Iliad in questo caso. Quindi se non hai Iliad mi dispiace, ma l'unica cosa che ti posso dire è iscriviti al registro pubblico delle opposizioni. Se invece hai Iliad, continua a guardare questo video. Piccola nota, ecco, anche se hai Iliad, iscriviti comunque al registro pubblico delle opposizioni, perché quello che io ti mostro in questo video è sì specifico per Iliad, ma è comunque complementare all'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni. Sono due cose che lavorano insieme, una non preclude l'altra, ma se tu le fai insieme, le fai tutte e due, avrai un risultato molto migliore. Allora, Iliad, facciamo il login, io sono già nella mia area personale, quindi tu fai il login nella tua e vai in I miei servizi. Qui vedi come gestire i tuoi servizi, questi sono i miei e tu devi cliccare su filtro chiamate e SMS. Quindi finisci in questa pagina qui, attivi il servizio e mi vai a configurare queste due regole. Come si fa? Banalmente premendo su aggiungi una regola. Io per comodità ti faccio già vedere come l'ho compilata, quindi modifico una esistente, ma come vedi non cambia nulla. Tu aggiungi una regola e ti trovi davanti alla schermata vuota e la compili esattamente così. Ti spiego velocemente come funziona, perché devi comunque un attimo capirlo, così un domani lo fai da solo, anche nel caso in cui la schermata fosse diversa. Allora, noi cosa facciamo? Intanto selezioniamo quale tipo di comunicazione vogliamo filtrare. Ovviamente le chiamate in arrivo, no? Io ricevo delle chiamate fastidiose, benissimo, le vado a gestire. A questo punto seleziono quali chiamate voglio ricevere, quindi io non solo dico quali chiamate non voglio ricevere, io specifico anche quali voglio ricevere. Questa cosa si fa sempre a prescindere, in questo caso perché mi serve per far funzionare la cosa, ma si fa sempre a prescindere per un discorso di sicurezza. Quindi attenzione a pasticciare quei filtri, poi non ricevi più le telefonate. Quindi io gli specifico che i numeri +39 li voglio ricevere. Io come descrizione gli ho dato sì, ma tu puoi scrivere quello che vuoi, non è rilevante quello che scrivi qui. L'importante è scrivere il prefisso che tu vuoi sicuramente accettare in entrata come chiamante. Quindi io ricevo solo telefonate dall'Italia, in questo caso su questo numero, io l'ho nascosto, ma li conoscete tutti i miei numeri, e quindi questa cosa tu la puoi fare anche per altri paesi, la puoi fare con il +44 della Svizzera anche volendo, ok? Quindi non per forza solo l'Italia può essere abilitata. Quindi tu scrivi +39, che è il prefisso dell'Italia, e poi ci metti un asterisco. L'asterisco vuol dire tutti i valori, quindi tutti i valori che ci sono dopo il +39 vengono accettati. E questo serve per dire tutti i numeri di telefono che iniziano col +39, perché non puoi conoscerli tutti, quindi banalmente dici io li accetto tutti, purché siano dei +39, quindi provenienti dall'Italia. Quindi seleziono tutta la giornata, perché io voglio che questa regola funzioni H24, e poi gli dico anche tutta la settimana, perché io non voglio mai ricevere telefonate fastidiose. Quindi seleziono chiamate, qui vedi puoi farlo anche per gli SMS eccetera, ma a me interessano le telefonate, e gli dico autorizza. Attenzione, cosa importantissima, autorizza, questo +39 asterisco deve essere autorizzato a poterti chiamare, e quindi tu gli dici aggiungi regola. Nel mio caso io l'ho già aggiunta, quindi qua ho modifica, ma tu premi su quello che trovi nel tuo caso. Seconda cosa da fare, perché non è mica finita qui. Mi rifai il procedimento che abbiamo appena fatto, quindi vai su aggiungi una regola, ok? Quindi nuova schermata, e tu in aggiungi una regola adesso mi fai l'opposto. Mi selezioni sempre comunicazioni in arrivo e mi selezioni tutti i numeri. Qui vedi viene applicato l'asterisco. Descrizione, di nuovo puoi scrivere quello che vuoi, io ho scritto sì e no, così capisco velocemente. E il resto è identico, tutta la giornata, tutta la settimana, destinatario chiamate, ma attenzione, qui metto come azione blocca. Metto blocca perché in questo caso io voglio bloccare tutte le telefonate, quindi gli sto dando una regola che dice tu mi chiami, io non voglio ricevere telefonate, ok?
e la salvo. Modifica filtro nel mio caso perché ce l'ho già, tu invece premerai su aggiungi regola, salva regola. Quindi cosa importantissima, adesso che hai creato queste due regole, una che autorizza le chiamate in arrivo dall'Italia, l'altra che le blocca tutte. Attenzione, tu devi mettere queste regole in questo ordine, perché se tu prima hai la regola del no, lui ti blocca tutte le chiamate e non ti attiva la regola del sì. Quindi tu prima gli devi dire sì, accetta le chiamate dall'Italia e poi solo dopo blocca tutte le altre. Quindi l'ordine è importantissimo. Lo so che è controintuitivo perché chi si occupa di informatica probabilmente lo sa, perché di solito si fa il rovescio, prima la regola, diciamo quella più importante, e poi le esclusioni. No, in questo caso la schermata di Iliad va configurata in questo modo. Quindi la regola è attiva fin da subito. Se tu vedi questa stessa schermata che stai vedendo in questo momento identica alla mia, vuol dire che tu hai configurato tutto perfettamente e fin da subito non riceverai mai più telefonate da altri numeri. Chiudo dicendoti un'ultimissima cosa. Questa regola è fantastica perché funziona anche con i numeri di cellulare che i chiamanti utilizzano. Quindi quando tu ricevi una telefonata da un numero di cellulare italiano che non è un vero numero, stiamo parlando di spoofing, il chiamante simula di chiamarti con un numero di telefono, un cellulare italiano, questa cosa, cellulare o un fisso, non è importante, però italiano, questa cosa però funziona anche in quel caso, quindi non mi interessa che il numero finale che io vedo sul mio cellulare sia italiano. Se a monte questo qua ti sta chiamando con un numero che non è italiano, questa cosa si attiva lo stesso, perché io credo che Iliad veda a monte qual è il vero numero di telefono e quindi la regola si attiva, funziona, si applica e quindi anche se tu hai il numero spufato, ecco, chiamiamolo così, italiano, io ti blocco lo stesso, anche se sei italiano, perché comunque mi stai chiamando in origine da un altro numero che non è italiano. Quindi questo te lo volevo dire per spiegarti un attimo meglio perché è così grandiosa questa regola. Io ti dico, questa cosina qua mi è funzionata forse meglio del registro pubblico delle opposizioni, perché proprio non ricevo le telefonate. Tu comunque, come ho fatto io poi, iscriviti anche al registro pubblico delle opposizioni, perché queste due cosine fatte insieme ti salvano veramente la vita, ti risolvono tutti quei problemi legati a potenziali truffe che potreste ricevere, perché queste persone che lavorano in questo modo prevalentemente ti fanno chiamate truffa o comunque ti salvi dal fastidio e da tutte le rotture di scatole in generale. Se ti sono stato d'aiuto, condividi questo video con delle persone che hanno bisogno di risolvere questo problema, che non ne possono più di ricevere telefonate spam, e se vuoi ringraziarmi io accetto come pagamento dei like, delle iscrizioni al canale e un commento. Ciao!